Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Lo aspettavamo da un po' di tempo, sapevamo che stava uscendo. Esce ufficialmente oggi il nuovo Bluetti AC200L, Power Station che prende il posto della famosissima e vendutissima AC200 Max, con un sacco di innovazioni. Ci portiamo dietro le tecnologie delle macchine più grandi, aumentiamo tutte le potenze in gioco, quindi sicuramente un prodotto che aspettavate in molti. Ora lanciamo la sigla che vi dà giusto il tempo di cliccare iscriviti qua sotto per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che pubblico sul canale. Come al solito Bluetti scatola dentro scatola, qui la vera scatola del nostro AC200L. Busta degli accessori, imballo di protezione, sacchetto che protegge la Power Station. Ora la tiriamo fuori. Vedete che comunque si riesce a manovrare pur non essendo piccolissima. Guardiamo subito che cosa riceviamo in confezione: il manuale utente completo in inglese e i certificati di garanzia e conformità. Sacchetto con i cablaggi, sempre rigorosamente personalizzato Bluetti, solito cinghietto, anche qua la cura nei dettagli. Qui abbiamo la vite per collegare il punto di massa, come abbiamo visto in tutte le ultime macchine, e tutti i cavi del caso. Cavo per la ricarica da rete CA direttamente col 230 volt in macchina, quindi non c'è più il fastidioso alimentatore esterno che aveva il vecchio AC200. Però non entriamo direttamente col connettore IEC, quello dei computer, ma entriamo con un connettore circolare stile AC300 e AC500 direttamente nella macchina. Direttamente nella macchina anche il cavo d'ingresso DC, quindi sempre connettore circolare, due poli, che termina dopo un metro di cavo con una connessione XT90. Su questa connessione XT90 collegheremo poi in ingresso il cavo accendisigari o eventualmente il cavo con gli MC4 per l'ingresso fotovoltaico. Tutti i cavi siliconici, questo è un 2,5, non troppo sottili. Anche il caricabatterie dell'auto non è troppo sottile. Ricordatevi che normalmente questo connettore tende a scaldare, non mi piace mai caricare le Power Station direttamente con l'accendisigari. E qui arriviamo al nostro AC200L. Dunque avete visto che l'ho tirato fuori da solo dalla scatola. Parliamo di una macchina che pesa 28,3 kg e che ha una dimensione molto simile alla C200 vecchio, perché è 42 x 28 x 36. Cominciamo ad analizzare la costruzione. Allora, retro della macchina liscio, senza nessuna griglia, niente di nulla. Sul lato destro della macchina abbiamo solo delle griglie per la reazione. Sul lato sinistro della macchina abbiamo tutte le varie connessioni. Il punto di terra per collegare la macchina e metterla in sicurezza non serve per risolvere il problema del fase-fase in uscita, la protezione del circuito, il connettore di espansione per le batterie, e arriveremo a parlare anche di questo connettore. Qui invece abbiamo quello che riguarda gli ingressi, quindi il connettore circolare per il 230 volt e il connettore circolare a vite per l'ingresso in DC. Ci ricorda già che è un ingresso che va da 12 a 145 volt. Parte superiore liscia, robusta, dove perdiamo però la ricarica wireless, e tutta la parte frontale. Allora, intanto abbiamo tutte le uscite protette da copertura antipolvere. Ricordo che la versione AC200L non è certificata per uso in esterno, quindi non resiste a botte, polvere, schizzi d'acqua, eccetera. Va usata all'interno. 4 prese AC, 16 A onda pura, connessione USB-C da 100 watt, altra connessione USB-C da 100 watt e 2 USB tipo A, 5 volt 3 A. Uscita accendisigari 12 volt, pulsante d'accensione sempre in acciaio, e questo connettore di uscita 48 volt 8 A con una connessione proprietaria di cui vi parlerò più avanti. I 3 pulsanti che abilitano la parte AC, la parte USB e la parte NDC, e finalmente possiamo accendere la macchina.
Cosa c'è subito da dire? Display come le ultime macchine AC180 eccetera, ma completo, perché abbiamo l'ingresso separato, quindi DC e AC input, le uscite separate DC e AC output, la percentuale di batteria e le ore residue. I pulsanti di nuova generazione che si illuminano quando attiviamo la parte AC anche al display, quando attiviamo la parte USB si accende il DC, quando attiviamo la parte in DC si illumina il pulsante e non mi dà altre visualizzazioni. La scritta in DC vedete che è comune sia per la parte di queste uscite che per la parte delle USB. Qui dalla macchina non possiamo fare altro perché perdiamo il display touch rispetto ad AC200 Max. Ora colleghiamo il connettore AC che entra in un'unica posizione e va poi avvitato con la sua ghiera. Colleghiamo anche il cavo d'ingresso DC che anch'esso va avvitato con la sua ghiera, quindi verificate che siano ben connessi e avvitate la ghiera fino in fondo. Sicuramente una connessione XT90 direttamente sulla macchina sarebbe stata probabilmente più comoda. Hanno voluto utilizzare questo cavo perché ci sarà probabilmente poi la possibilità di acquistare altri cavi con questa connessione che magari non terminano con l'XT90. Stessa cosa per il cavo di alimentazione 230 che su una macchina portatile forse sarebbe stato più comodo utilizzare una connessione universale come il connettore IEC, quello dei computer, quello che usiamo normalmente sulle macchine più piccole. Molti di voi avranno storto il naso perché abbiamo perso il display touch, però abbiamo guadagnato molto per quanto riguarda la gestione con l'applicazione e ora vi faccio vedere. Macchina che è accesa, anche senza abilitare la parte DC e la parte AC rimane accesa, il display va in stand by ma abbiamo il pulsante di alimentazione che ci ricorda che è accesa. Apriamo la nostra app Bluetti, andiamo nei miei dispositivi, adesso qui vedete che ne abbiamo giusto qualcuno, facciamo aggiunta dispositivo, aggiungi dispositivo, vedete che viene trovato AC200L. Diamo ok e subito c'è la schermata di configurazione della rete wifi perché questa volta oltre al Bluetooth abbiamo la connessione wifi. Questo vuol dire cosa? Soprattutto che possiamo gestirla anche quando siamo fuori casa. L'importante è che la macchina rimanga accesa e connessa al wifi della nostra abitazione. Mettiamo quindi il nome della nostra rete wifi a 2,4 GHz e la password della rete wifi stessa e facciamo salva. Chiaramente è una fase che possiamo anche saltare se la utilizziamo direttamente in Bluetooth. Lei fa la connessione alla rete, ci dà l'intensità del segnale Bluetooth, lo stato del wifi, prende il suo indirizzo IP nella rete e dice che siamo connessi al server. Diamo ok, associazione riuscita, vediamo direttamente la macchina nei miei dispositivi, possiamo entrare dentro in due modi. Se schiacciamo direttamente sull'immagine ci connettiamo in wifi tramite il cloud, se ci connettiamo schiacciando i tre puntini scegliendo Bluetooth entriamo direttamente in connessione Bluetooth. In connessione Bluetooth è la modalità che dobbiamo usare ad esempio per cercare aggiornamenti firmware. Entriamo col Bluetooth, siamo connessi alla macchina, vedete 30% lo vediamo anche sul display del telefono vediamo ingresso fotovoltaico o comunque ingresso DC, ingresso di rete, uscita DC e uscita CA. Possiamo eventualmente spegnere il dispositivo dall'applicazione, chiaramente non possiamo poi riaccenderlo. Gestione della DC. E risponde subito, gestione della C. Risponde subito. Pacco batteria, qui ci darebbe tutte le informazioni delle espansioni. In questo momento vediamo solo la batteria interna che è al 30%, altrimenti vedremo il pacco batteria 2 o eventualmente il pacco batteria 3 perché abbiamo la possibilità di fare parecchie personalizzazioni di espansione. Nell'app abbiamo poi la generazione fotovoltaica, quindi terrà il conto da quando è stata avviata la macchina di quanto fotovoltaico abbiamo prodotto. Vedete che qui in fase di test sono stati prodotti 5 kWh e rimangono memorizzati insieme alla conversione di quanto CO2 abbiamo emesso in meno nell'atmosfera. Fine della home, possiamo andare in impostazioni e vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora abbiamo
la possibilità di trovare il manuale utente, che per il momento c'è solo in inglese. Impostazioni di rete sono quello che riguarda le connessioni. Condivisione del dispositivo, perché noi possiamo anche avere il dispositivo e condividerlo con un altro account, perché lo stesso dispositivo non può essere associato direttamente a più di un account. Per associarlo in un altro account, se magari vendete la macchina eccetera, bisogna prima dissociarlo dal vostro. Modalità di connessione predefinita, possiamo decidere se deve essere il cloud o il Bluetooth, quindi possiamo anche scegliere tappando sull'immagine nella home con cosa ci dobbiamo connettere. Visualizzazione della pagina iniziale vuol dire che appena aprite l'app vi trovate questa macchina nella home. Modalità di funzionamento mi soffermerei con calma tra un attimo. Modalità di ricarica, sostanzialmente le solite 3 modalità che abbiamo nelle ultime versioni, che sono standard, turbo, silenzioso, e le proveremo. Modalità boost di rete, il sistema può caricarsi normalmente anche quando la tensione sulla rete elettrica è instabile, quindi se ci sono dei picchi o delle cadute lui comunque livella l'ingresso per permettere di caricarla. Il power lifting, questa macchina, come avete letto ma ne riparliamo, ha 2400 watt in uscita, quindi più dei modelli precedenti, e ha un power lifting di 3600 watt, vuol dire che fino a 3600 con dei carichi resistivi eccetera ci arriva. Ha poi un picco del doppio di questa potenza, quindi 4800 watt, però il picco è proprio da prendere con le pinze perché è proprio solo un attimo. Se già parliamo di elettropompe eccetera, quello non è un picco, quello è proprio uno spunto. Quando calcolate ad esempio l'utilizzo di una pompa, se è una pompa in efficienza nuova e tutto quanto, il doppio della potenza può bastare, però per stare comodi quando facciamo i calcoli addirittura calcoliamo il triplo della potenza nominale come picco. Le elettropompe sono sempre un discorso molto delicato. Modalità eco, in pratica possiamo decidere se la C e la DC si devono spegnere quando non vengono utilizzate per un tot di tempo o quando l'assorbimento va sotto un determinato valore di watt. Sospensione automatica riguarda la sospensione del display dopo 1 minuto, 5 minuti, 30 secondi oppure mai. Sorgente di ingresso CC, qui abbiamo ancora l'app che è da correggere perché le scritte sono in cinese, quindi adesso segnalerò il bug. Comunque in teoria fa scegliere se l'ingresso sarà un fotovoltaico o qualcos'altro. Aggiornamento, vediamo se per caso c'è già un aggiornamento da fare su questa macchina. C'è, e vi faccio vedere come si fa. L'ARM è da aggiornare, quindi premiamo aggiornamento. Lui dice che deve essere abbastanza carica, eravamo al 30%, va bene. Possiamo far partire l'aggiornamento, lui scarica il pacchetto dell'ARM e poi andrà ad installarlo. Vedete che mentre carica il firmware, la percentuale di avanzamento viene visualizzata anche sul display. Adesso ci dice ARM aggiornamento riuscito, diamo ok, si prega di riconnettere il dispositivo, la macchina si riavvia con la nuova versione firmware, rientriamo col Bluetooth, rientriamo nelle impostazioni, riandiamo in aggiornamento perché ce ne saranno da fare altri. Il DSP è da aggiornare, quindi diamo ok anche qui, scarica il pacchetto, poi inizierà il flash anche di questo firmware, vedete che parte, è molto più piccolo, è un po' più veloce di quello di prima, anche qua l'applicazione è ancora da correggere perché dice aggiornamento DSP in corso, non so se è spagnolo, portoghese o cosa sia, siamo ancora acerbi a livello software da migliorare. DSP aggiornamento riuscito, si prega di riconnettere il dispositivo, lei si riavvia, rientriamo col Bluetooth, tutto ok, andiamo in impostazioni, aggiornamento, rimane ancora il BMS. Quindi BMS Battery Management System, che è quello che gestisce la batteria, vediamo se è da aggiornare, ricerca aggiornamento, nuova versione disponibile, quindi scarichiamola e andiamo ad aggiornare anche il BMS della batteria. Abbiamo aggiornato il BMS, quindi ad oggi è aggiornata su tutto quanto. Rientriamo nella macchina col Bluetooth, andiamo di nuovo in impostazioni, abbiamo ancora impostazioni avanzate dove possiamo impostare la frequenza di uscita, che in Italia è 50 Hz, e la corrente di carica massima dalla rete. Quindi possiamo decidere quanti ampere impostando questo valore da 1, quindi caricherà solo a 220-230 watt, oppure possiamo arrivare fino a 10 che saranno tipo ipotetici 2300 watt, quello che è. Vediamo se impostiamo un valore più alto che 15 non lo prende, vedete 14, 13, 12, 11. In modalità normale ci fa arrivare solo fino a 10 come AC300 e le altre macchine. Per impostare più di 10 bisogna accedere alla modalità Pro. Bluetti non sarà responsabile per eventuali danni, si prega di seguire le linee guida eccetera, e bisogna mettere la password Pro che voi
voi non avete, che abbiamo solo noi installatori, ma comunque è un'impostazione che consigliamo di non modificare. Lasciamolo pure a 10 e poi lo useremo per fare le prove. Torniamo indietro, informazioni sul dispositivo sono la versione, numero di serie, IP eccetera, e ora andiamo a vedere le modalità di funzionamento. UPS standard, quindi lei si carica con tutto quello che può prendere da rete CA oppure da ingresso DC. UPS con priorità fotovoltaica, controllo orario UPS o gruppo di continuità personalizzato. UPS con priorità fotovoltaica è quello che ci mancava per usare questa macchina a casa. Se andate a guardare tutti i video che ho fatto di AC300, AC500 e P500 Pro, che è quello che uso io per alimentare casa mia, capirete che era l'impostazione che mancava, perché l'UPS con priorità fotovoltaica ci fa impostare una percentuale di batteria, in questo caso è 20%. Cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina potrete usarla per alimentare direttamente anche tutta l'abitazione, e lì subentra però ancora il problema di usare le prese al posto di un'uscita unica come AC500, ma ne abbiamo già parlato in altri video, lasciando la macchina connessa alla rete. Quindi avremo una macchina che esce sicuramente monofase, fase neutro e non bifase, che non prenderà nulla dalla rete perché darà la priorità all'ingresso fotovoltaico, dandovi sempre quello di cui avete bisogno in uscita, e che inizierà a prelevare dalla rete solo quando raggiungerà la percentuale impostata nell'app, preleverà dalla rete solo il valore di ampere massimo che abbiamo impostato prima, e solo per tenere livellata la batteria alla percentuale che avete impostato. Questo è un grande passo avanti nell'utilizzo di questa macchina, che di fatto si allinea con le funzionalità di AC300 ma rimanendo un po' più piccola. Oppure abbiamo il controllo orario UPS, dove noi possiamo decidere la percentuale del SOC sotto quale valore di batteria farà il bypass dalla rete e il valore massimo di ricarica che deve buttare in batteria. Quindi in questo caso fa il bypass dalla rete sotto il 20 e carica la batteria solo fino all'80, ma possiamo gestire anche i tempi di carica e scarica. Quindi possiamo creare 6 periodi dove possiamo decidere se in quella fascia oraria deve solo caricare o solo scaricare. Tutte le impostazioni che avevamo sulle macchine più grandi. Gruppo di continuità personalizzato vuol dire che carica sempre e comunque con le percentuali SOC di bypass e carica massima impostabili, dove possiamo decidere se deve anche caricare da rete oppure no, e se deve caricare sempre e scaricare sempre, oppure gestire tutto questo in orari personalizzati come abbiamo visto prima. Questo è il grosso delle impostazioni che bisognava analizzare. Adesso poi chiaramente faremo le prove. Parliamo ora di dati, quelli che non vi ho spoilerato fino adesso, sono comunque chiari. Abbiamo già visto che abbiamo un innalzamento della potenza disponibile a 2400 watt, un power lifting a 3600 che proveremo. Qui dentro abbiamo un accumulo da 2048 Wh. Accumulo che può essere ampliato. Qui abbiamo le solite batterie LiFePO4, 3000-3500 cicli dichiarati di utilizzo con un'efficienza dell'80% dopo 10 anni, macchina che nella sua totalità e anche le batterie godono di 5 anni di garanzia. Come dicevamo, batteria espandibile. Qui cosa possiamo collegare sul connettore di espansione? Possiamo collegare 2 batterie B210, quelle piccole, nuove, una B230 oppure 2 B300. Vuol dire che con 2 B300, quindi le due batterie, quelle più grosse da 3 kW, possiamo arrivare a un totale di circa 8 kWh di accumulo. Ma questo vuole anche dire che se voi avete già una vecchia C200 Max con magari le B230 o la B300, potete tranquillamente tenere la batteria e usarla con questa macchina. La connessione si farà col connettore che abbiamo visto qui di lato. Abbiamo qua un ingresso solare che arriva fino a 1200 watt con una tensione massima di 145 volt. Tira al massimo 15 ampere, quindi abbiamo un aumento rispetto alla vecchia generazione di 300 watt sul singolo ingresso stringa. Chiaramente ci sarebbe piaciuto avere magari 2 ingressi stringa, ma diventavano caratteristiche che troviamo poi da C300 in su. Abbiamo poi la ricarica da ingresso CA che, come abbiamo visto, si può impostare fino a un massimo di 10 ampere. In combinata come ingresso massimo di ricarica dovrebbe gestire in totale fino a 2400 watt. Funzionalità UPS che poi proveremo con un tempo di intervento di 20 millisecondi.
Abbiamo una macchina, dicono, molto più silenziosa, addirittura meno 50 dB rispetto al vecchio AC200 Max, e questo secondo me soprattutto perché non c'è più l'alimentatore esterno che, vi ricordate, per chi lo sa, aveva la fastidiosissima ventola che girava sempre. Perdiamo però la possibilità di aumentare l'ingresso fotovoltaico perché non abbiamo più un ingresso separato da sfruttare come succedeva con il D050S, che era il potenziatore di carica. Paradossalmente la vecchia macchina arrivava a 1400 watt facendo 900 più 500, qui arriviamo al massimo da fotovoltaico a 1200, non possiamo fare di più. Quello che è interessante è quest'uscita qua, che è un 48 volt 8 ampere. Questo serve per collegare un aggeggio esterno che si chiama D40, che è un convertitore DC-DC, e questo secondo me sarà molto interessante. I dati ve li ho forniti tutti, adesso facciamo un po' di prove di ricarica d'ingresso e la mettiamo sotto torchio. Abbiamo iniziato a capire di che prodotto parliamo. La prima prova che voglio fare è quella dell'autoconsumo, perché tante volte anche i clienti o comunque gli utenti si stupiscono perché le power station lasciate accese con l'inverter acceso, quindi con l'uscita C attiva, spesso hanno un autoconsumo importante. Quindi io su quelle, diciamo, di maggiore interesse faccio questa prova, che è lunga da fare per me e tutto quanto, però a volte è molto importante farla. La C200L dovrebbe avere un'elettronica, un inverter integrato che è stato migliorato a livello di efficienza, e adesso proviamo a verificare se è effettivamente così. Facciamo partire il test. AC200L al 100%, attiviamo l'uscita AC senza carico, sono le 21:10 di sera di giovedì 7, anzi vado che sta per iniziare la diretta, vediamo a che punto sarà domani tra un po' di ore. Allora, aggiornamento, sono le 8:49 di venerdì 8, quindi la mattina dopo. La notte l'abbiamo passata con un autoconsumo dell'11%. Abbiamo fatto già un bel po' di ore. Aggiornamento, sempre venerdì 8 e l'1:58 di pomeriggio, quasi le 2. Ancora accesa, tutto ok, 85%. Il test va avanti, siamo arrivati a sabato 9 alle 12:39, a mezzogiorno e mezza, e siamo al 70%, quindi sta andando molto molto bene. Siamo arrivati a domenica 10 alle 10:47 di mattina, siamo ancora al 51%. 9:08 di sera di domenica 10, siamo al 44%. Direi che possiamo sospendere il test e fare due calcoli. E avrete già capito che abbiamo ottenuto credo un record per quanto riguarda l'autoconsumo, perché di fatto abbiamo lasciato la power station accesa con l'inverter acceso, è vero a consumo zero ma comunque acceso, per 3 giorni, e dopo 72 ore abbiamo consumato il 56% dell'accumulo. Il 56% di 2048 Wh sono 1146 Wh, che diviso 72 ore sono 16 Wh. Quindi ha un autoconsumo di soli 16 watt. Vi garantisco che è un valore, direi, quasi impressionante. Questo vuol dire che posso lasciarla in un ambiente senza corrente, accesa, con uscita a zero o comunque prossima allo zero, e sono tranquillo di avere un'autonomia senza ingresso di parecchi giorni. Quindi immaginate bene, dandogli anche solo 100 watt di ingresso in un ambiente come un garage senza corrente eccetera, io posso avere un'autonomia veramente importante. Ora, fatto questo primo test che ha dato già un esito positivo, e non vi nascondo che questa macchina mi sta comunque piacendo, passerei all'installazione direttamente qui a casa al posto della mia power station più grossa, per vedere se anche con un piccolo AC200L riusciamo ad alimentare una casa, fino ad arrivare poi al punto di installare la nostra nuova AC200L per alimentare effettivamente tutta la casa. Questa è la mia solita zona dove parcheggio le power station che devono alimentare tutta la casa, perché parto con le mie 3 linee. Allora, vedete che qui abbiamo 3 cavi con 3 spine, questo perché, per il solito discorso che non avendo un'uscita unica come ad esempio C500, abbiamo bisogno di distribuire i carichi sulle varie prese, perché è vero che una presa supporta 16 ampere che sono oltre 3000 watt, però non potete pensare di collegare
tutta la casa direttamente su un cavo da 2,5, a meno che non siate proprio bravi a parzializzare i consumi, gli utilizzatori più energivori, non tutti insieme ma uno alla volta, in modo da avere un carico di magari 2000 watt, che allora su una linea di 2,5 siamo tranquilli anche con un uso prolungato, perché il problema dei cavi e delle connessioni non è tanto la potenza istantanea, ma soprattutto per i cavi è la potenza alta per un lungo periodo. Quindi cosa ho fatto? Io in questo momento ho collegato semplicemente una linea 1 che sarebbe la casa, la linea 2 che sarebbe questa zona del box e la linea 3 che sarebbe il giardino. In questo momento la power station sta caricando dal fotovoltaico 380 watt, che sono quelli che gli bastano per tenere la carica e alimentare anche l'uscita. Quando arrivate che la batteria è quasi carica, se avete poco carico in uscita, è normalissimo che magari con 1,2 kW di pannelli, anche se c'è il sole pieno, vi tiri pochi watt, perché semplicemente la batteria è già carica e quello che chiedete in uscita non è così alto da prendere dai pannelli. Quello che fanno queste power station, e le Bluetti lo fanno molto bene, è gestire in automatico il prelievo di energia. Vedete che siamo connessi alla rete tramite la spina di ricarica, perché quando la colleghiamo in casa la mettiamo tra il contatore e la casa. In mezzo ci sta la power station che in automatico, come vi ho fatto vedere prima, con la funzione priorità fotovoltaico prenderà solo dai pannelli fino alla percentuale che impostate nel SOC, dopodiché prenderà da rete quello che gli serve per un massimo di corrente che impostate sempre in applicazione, ma da lì in poi ve la dovete dimenticare, fa tutto in automatico e va avanti per fatti suoi. Vi faccio solo vedere un attimo la lettura dei consumi, che siamo abbastanza allineati con tutti gli altri lettori che ho in giro. Vedete che in questo momento lei mi sta dando un'uscita di 234 watt. Se vado nel mio quadro vedete che qui ho le 3 linee, alloggio, box e giardino. Qui non c'è un differenziale perché l'altro differenziale è in casa. Questa è la presa diretta, ok? La presa che ricarica la Bluetti in questo caso deve arrivare direttamente dal contatore con la sua linea. Qui ho un magnetotermico, ma a monte c'è un magnetotermico differenziale, quindi questa è l'unica linea che sarà sempre diretta per la power station al bisogno. E già che ci sono vi faccio vedere l'utilizzo di un commutatore. Di questo ho fatto un video, perché voi potete comunque scegliere se alimentare i carichi dalla Bluetti o dalla rete. Dicevamo i consumi in tempo reale, vedete che siamo a 2,37, 2,39, vedete che siamo a 2,32, più o meno siamo allineati. Se andiamo a vedere qui sul son off siamo a 2,42, lui segna un po' di più, però più o meno le letture sono tutte allineate, poi oscillano, ci sta che ci sia qualche watt di differenza. Ora, quello che posso fare è provare a mandarla in crisi, perché con i microonde funziona, col forno funziona con tutto quello che arriva a 2400 watt. Ora provo ad attivare il power lifting per vedere se ad esempio mi tiene il compressore che ho qui, e vi assicuro che ha uno spunto importante. Entriamo nell'app Bluetti, andiamo nei miei dispositivi. Intanto siamo qua nel nostro AC200L che, come vedete, mi sta dando 254 watt in uscita. Sta arrivando questa roba dai pannelli. Andiamo a vedere se il power lifting è attivo, perché non me lo ricordo e non è attivo. Lo attiviamo. Ok, già nella home vedete che qui sopra c'è il simbolo del power lifting. Vediamo se ce l'abbiamo anche a display. Sì, compare anche a display. Ora lascio qui il telefono, provo a far partire il compressore e vediamo cosa succede. Non so se terrà, lo facciamo proprio così come viene. Spettacolo, ha tenuto lo spunto del compressore. In questo momento stiamo tirando più di 2 kW costanti, siamo a 200, 250, il compressore sta andando in pressione, la power station sta tenendo alla grande. Vi dico la verità, non ero sicuro di riuscire a far partire il compressore. Siamo riusciti a mandare a 8 bar il compressore, la power station ha tenuto 2 kW e 3 costanti senza battere ciglio, sono partite le ventole, metto il microfono vicino, molto tollerabile, si è comportata molto bene. Dobbiamo fare il test uscita a fase neutro, perché diventa importante chiarire anche questa volta questo aspetto. Spengo un po' di luci solo per farvelo apprezzare meglio, mi raccomando non fate
queste robe a casa, chissà se riesco a farvelo vedere. Adesso siamo connessi alla rete, cavo con fase neutro, vedete che il cercafase si accende molto bene sulla fase, non si accende sul neutro. Se io avessi messo la spina al contrario sulla macchina o anche la spina di ricarica al contrario, sarebbe stato inverso il colore. Ok, adesso ho semplicemente girato la spina di ricarica, vedete che non si accende sulla fase ma si accende sul neutro, quindi sta uscendo monofase, ma in questo caso mi segna la fase sul neutro. Questo cosa vuol dire? Che quando la collegate al vostro impianto un cercafase procuratevelo, perché se nel vostro impianto sta girando una fase al contrario, di fatto trasformando tutti i blu in fase, dovete semplicemente o girare le spine sulla power station o lasciarle come sono e girare la spina di ricarica. Ora vi ho fatto vedere che esce monofase, ma vi farò vedere anche che purtroppo quando stacchiamo la spina di ricarica l'uscita è bifasica. Intanto avete percepito un leggero sfarfallio, ma come potete vedere nella stanza lì in taverna dove ho lo studio, il computer non si è spento, è rimasto tutto acceso, quindi non c'è nulla che patisce questi pochi millisecondi di intervento dell'UPS. Vi faccio però anche vedere che non è più uscita monofase, perché il cercafase si accende sia sul neutro che sulla fase. Avevo fatto un video per spiegare questa cosa della fase e purtroppo quando una macchina esce fase i differenziali non funzionano. Vi avevo anche spiegato come risolvere il problema, però quando vedete nelle caratteristiche che una power station esce monofase è solo quando è collegata alla rete. Anche se non sta prelevando come in questa condizione, avete comunque un impianto in sicurezza al 100% perché funziona esattamente come quando siete collegati al contatore. Lui fa un bypass interno e vi dà l'uscita monofase. Questa è sicuramente la condizione migliore per installare una power station e sfruttarla per le nuove funzionalità che hanno introdotto, come la priorità fotovoltaica. Voi la tenete attaccata alla rete, lei non preleva nulla, prende tutto quello che può dai pannelli e avete un'uscita monofase. Se volete usarla completamente a isola, come avevo fatto vedere in altri video con il contatore automatico, con degli ATS eccetera, lo potete fare, ma tenete conto del fatto che uscirà bifase. Non solo non funzionano i differenziali, ma potreste avere problemi soprattutto con alcune caldaie perché vanno in blocco, non riescono a fare la scintilla. Perfetto, la prova installazione a casa l'abbiamo superata. Io adesso ce l'ho qui da qualche giorno, non ce l'ho da molto perché è un prodotto nuovo, mi è appena arrivato, ce l'ho da qualche giorno in test, ma la terrò ancora attaccata. Vedrete il video tra un po' di tempo, riusciremo ad avere dei feedback perché avrò la macchina in test da più tempo, ma fino adesso si è comportata molto bene. Non ho avuto in casa nessun bisogno di avere più watt a disposizione, chiaramente ho dato istruzioni per limitare l'assorbimento istantaneo. Come utilizzatori singoli sto vedendo che con la C200L e lasciando il powerlifting attivo finora non ho ancora avuto distacchi di corrente. Facciamo il test di ricarica da accendisigari che può essere 12 o 24 volt, così verifichiamo ma sappiamo già quanti watt ricaricherà. Allora, vi faccio vedere che adesso ho staccato l'X90 dal fotovoltaico, l'ho attaccato a una presa accendisigari, in questo caso la macchina carica a 99-100 watt, non va oltre, il valore rimane fisso. Mentre caricando invece con un ingresso, vedete, collegato a una sorgente a 24 volt, la macchina in questo caso carica a 185 watt. Chiaramente più sale la tensione, più aumenta il wattaggio che riesce a tirare. E adesso vi faccio vedere questi fatidici 1200 watt di produzione di ingresso fotovoltaico che si possono raggiungere. Qua vi faccio vedere come ho raggiunto il kilowatt e 2 in ingresso fotovoltaico. Vedete, non arriva proprio a 1200 ma arriva a 1190 e qualcosa. Io in questo momento sto entrando con due stringhe in parallelo. Qua ci sono le Y, abbiamo fatto il parallelo delle mie due stringhe che sono 3 pannelli da 375 e 3 pannelli da 400, che non è l'ideale come parallelo, però calcolando la perdita siamo sicuramente arrivati a 1200 watt massimi che supporta in ingresso. In questo caso siamo saliti parecchio con la corrente perché sono due stringhe da più di 20 ampere, ma lui limita e tira solo quello di cui ha bisogno, ossia gli ampere del regolatore MPPT. Quindi 1200 watt è già un bel caricare, vedete, mi dice che la batteria a metà tra un'ora sarà carica.
Avete visto che in questo caso ho messo due stringhe in parallelo, sono 6 pannelli per un totale di oltre 2 kW, avevo passato sicuramente 1200 di produzione, adesso ne segnava 1190, ma prendetelo con le pinze, questi 10 watt che ballano nell'altura ci stanno. Con 1200 watt non facciamo magari tantissimo, però se mettiamo anche solo una batteria d'espansione, comunque con quei 1200 riusciamo a caricare il tutto. E ricordatevi che le batterie d'espansione possiamo sfruttarle anche entrando con degli altri pannelli direttamente in batteria. Non so ancora come si comporterà nella gestione di una batteria di espansione collegata o di 2 batterie d'espansione, non ne avevo una da fare un test, adesso poi me ne procuro una, la macchina la terrò qui in test qualche periodo e magari faremo un video di aggiornamento anche per vedere come lavora con le espansioni. Adesso vi parlo velocemente di quel connettore strano che abbiamo visto. Allora, quel connettore è fatto per collegare un dispositivo che si chiama D40, è un DC-DC, un dispositivo che gestisce le tensioni in corrente continua, nasce per usare la C200L sul camper. Questo modulo permette di avere in pratica un solo impiantino fotovoltaico sul tetto del camper, è gestito direttamente dalla Power Station per caricare anche la batteria del camper mentre caricate la Power Station. Non ho ancora ben capito come sfruttarlo, l'ho visto in fiera dal vivo ma non ho potuto provarlo, appena riesco a procurarmelo sicuramente faremo delle prove. Ok, facciamo ancora il test della parte in DC, quindi ho occupato tutte le porte, attiviamo la parte USB, sto ricaricando anche un misuratore, delle batterie, la pompa, stiamo tirando in questo caso 5 watt, vedete che dà il valore separato tra l'uscita in DC e l'uscita in AC, quindi nessun comportamento anomalo. Però anche se non abbiamo più il wireless possiamo appoggiare la roba sopra e usare comunque le USB, non ce n'è tantissime, ci sono quelle strettamente necessarie per caricare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Siamo a fine video, credo di avervi fatto capire che comunque questo prodotto può essere sfruttato molto bene in due modi, che sono la mobilità perché non è troppo pesante e ingombrante, ma anche a casa. Questo vuol dire che una famiglia che ha un'abitazione non troppo grande e che ha anche un camper può tranquillamente comprarsi questo prodotto, usarlo a casa magari con un'espansione perché 2 poi diventano troppe. Lei lavora in PV Priority, fa tutte le sue cose in automatico, quindi da quel punto di vista è fantastica. Peccato non avere un'uscita un po' più corposa della classica presa, però sezionando o comunque arrangiandosi riusciamo a interfacciarla correttamente e all'occorrenza la stacchiamo, la portiamo via in camper, dove magari abbiamo anche già messo quel dispositivo che cercheremo di capire meglio come funziona. Sì, Massima, quanto costa, quando sarà disponibile, eccetera. La C200L è disponibile da oggi, dalle 9 di mattina, orario in cui sto pubblicando il video. Dal 13 al 18 marzo sarà in promo lancio a 1.599 euro, dal 19 marzo al 3 aprile passerà a 1.699 euro. Non so dopo il 3 aprile a che prezzo andrà come listino. Calcolate che su questi due prezzi, compreso il 1.599, vi offro un mio codice sconto di 100 euro, ok? Valido solo fino al 3 aprile sia sul sito ufficiale Bluetti che su Amazon se preferite, stesso prezzo, quindi 1.499 col coupon sconto. A questo prezzo secondo me o la prendete adesso o non la prendete mai più. Questa Power Station sarà venduta solo online perché poi uscirà anche la C200LP, che sarà la linea premium, esattamente uguale, stesse caratteristiche, avrà solo un po' più di accumulo e quella sarà riservata ai rivenditori al mercato offline, compreso il mio negozio, ma non è da escludere che magari anche qualche L normale riuscirò ad accaparrarmela. Questo è quanto, spero di aver fatto abbastanza prove da farvi capire com'è fatta. Una conclusione finale mia personale: sicuramente perdiamo il display touch che era molto comodo, come costruzione è un po' più plasticosa, un po' meno rugged come le vecchie versioni, perdiamo la ricarica wireless che non è tutta questa perdita, però guadagniamo molto in efficienza dell'inverter e questo è molto importante, e guadagniamo la gestione prioritaria del fotovoltaico, che probabilmente è ancora più importante, perché quando la usiamo a casa siamo sicuri di sfruttarla al meglio di quello che può dare la produzione del nostro impianto, piccolo o grosso che sia. Se il video vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando, che non costa nulla. Ci teniamo aggiornati su questo prodotto perché sicuramente sarà di interesse, di grande interesse per un vasto pubblico. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta. Se passate in negozio da Torino magari ce l'ho esposta e ve la faccio vedere dal vivo.
Ciao a tutti, grazie da Massidattoli.